Ciao a tutti, oggi parliamo dell'iperplasia fibroadenomatosa mammaria nella gatta e tra parentesi anche nel gatto maschio, poi vedrete perché. Fondamentalmente, prima di iniziare questo video vi ricordo che se siete interessati a conoscere di più delle patologie del cane e del gatto, iscrivetevi al canale qua sotto e se volete supportare il progetto mettete mi piace. In questo canale cerchiamo di parlare delle patologie del cane e del gatto dando un po' di curiosità, un po' di consigli, in modo che se siete un proprietario di un cane o un gatto avete ovviamente delle informazioni che vi possono aiutare nel capire a volte anche le patologie che colpiscono i vostri animali. Partiamo subito quindi con l'iperplasia fibroadenomatosa mammaria nella gatta. È una patologia che può colpire soprattutto gatti giovani e fondamentalmente quando abbiamo questo tipo di problema nel gatto adulto dobbiamo stare un po' attenti con le diagnosi differenziali, per esempio con le neoplasie mammarie maligne, che nel gatto le neoplasie mammarie sono fondamentalmente maligne. In questo caso cosa abbiamo? Lo dice la parola iperplasia, quindi aumento di volume, fibroadenomatosa mammaria, quindi della ghiandola mammaria, di tutte le ghiandole mammarie, quindi abbiamo queste file mammarie che hanno un aumento di volume, quindi sono proprio delle palle, ok, se non le sentiamo, e fondamentalmente colpisce generalmente le gatte intere, quindi non sterilizzate, perché si pensa che la causa siano i progestinici, quindi il progesterone, sia naturale che sintetici. Una volta si utilizzavano i progestinici sintetici per far saltare i calori negli animali, oggi è una procedura che non viene più applicata e fondamentalmente perché si è visto che chiaramente predispone alla formazione di neoplasie mammarie. In questo caso l'iperplasia mammaria non è una patologia neoplastica, ma è benigna e fondamentalmente sembrerebbe una risposta esagerata al progesterone, perché alcune gatte sì, altre no, non si sa, probabilmente sono i livelli di progesterone. Può capitare anche nelle gatte sterilizzate, sì, è descritto. A me è capitato per esempio che avvenisse a una gatta che fondamentalmente era stata sterilizzata un mese prima. Fondamentalmente è molto raro, però può capitare. Può capitare anche nei gatti maschi, sì, che possono avere l'iperplasia delle mammelle e quindi anche i maschi possono essere predisposti a questo tipo di iperplasia. La diagnosi differenziale, come vi dicevo, è con le neoplasie mammarie che nel gatto sono tendenzialmente molto aggressive. Di solito se capita nei gatti giovani siamo un po' più tranquilli perché un tumore mammario nel gatto giovane è esageratamente raro, mentre invece se abbiamo già un gatto una gatta intera di 6-7 anni, magari ovviamente lì la diagnosi differenziale può essere con la neoplasia mammaria maligna. La terapia fondamentalmente nelle gatte intere è fondamentalmente quello di sterilizzare le gatte e fondamentalmente quindi abbassare i livelli di progesterone. Nei gatti chiaramente che invece sono già stati sterilizzati, di solito si utilizzano dei farmaci come l'agocristone o la cabergolina. Fondamentalmente ci mettono a volte 4-6 settimane prima di ridursi e fondamentalmente il problema maggiore di questa patologia è che aumentando di volume predispongono il tessuto mammario a necrosi, ulcere, infezioni, quindi bisogna ovviamente controllare, disinfettare, evitare che la gatta chiaramente si lecchi esageratamente perché altrimenti il leccamento può creare delle lesioni stesse. Quindi questa è fondamentalmente la patologia. Mi auguro che questo video vi sia interessato e vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video, un saluto a tutti e alla prossima.